C'è un motivo ben preciso se nell'universo di Akira Toriyama a un giovane Saiyan viene sistematicamente tagliata la coda. Non è una scelta estetica, è una misura di sicurezza planetaria per impedire che i raggi della Luna risveglino l'Ozaru, lo scimmione. Ma ora, voltatevi. Guardate bene il vostro gatto in questo momento. Notate niente? Esatto, lui la coda ce l'ha ancora e non ha nessuna intenzione di farsela tagliare. E se vi dicessi che nelle notti di luna piena il vostro pacifico micio subisce una trasformazione biochimica reale, diventando a tutti gli effetti un piccolo Ozaru in miniatura? Oggi non parliamo di semplici leggende metropolitane, ma di scienza estrema applicata ai felini. Scopriremo come la luce lunare mandi in sovraccarico il loro sistema nervoso, amplificando i riflessi fino al 200%. La luce dilata le loro pupille permettendo di percepire variazioni energetiche invisibili all'occhio umano, quasi come se stessero leggendo il chi dell'ambiente circostante. Siete pronti a scoprire il segreto che i vostri gatti vi nascondono da millenni? Preparatevi perché dopo questo video, quando la notte sarà illuminata a giorno, non guarderete più il vostro predatore domestico allo stesso modo. La luna piena non produce luce propria, ma riflette la luce solare con uno spettro e un'intensità che per un predatore notturno cambiano tutto. I gatti possiedono una retina dominata da una quantità sbalorditiva di bastoncelli responsabili della visione in bianco e nero e del movimento. Hanno una densità di recettori che fa sembrare i nostri occhi obsoleti come un vecchio Game Boy. Quando la luna piena illumina la notte, la quantità di fotoni crea una condizione definita crepuscolare continua. Per il gatto, questo è il paradiso del cacciatore. La vista diventa iperacuta e il cervello processa immagini a una velocità spaventosa. Inizia a vedere il pulviscolo atmosferico, microinsetti invisibili e lo spostamento impercettibile delle ombre. Ed ecco spiegato il fenomeno che tutti i gattari temono, i famosi zoomies notturni. Le corse pazze alle 3 del mattino, i rimbalzi sulle pareti e i salti mortali sul divano non sono casuali. Il suo sistema visivo è entrato in overclock ricevendo così tanti stimoli che la sua CPU cerebrale richiede una valvola di sfogo. È in modalità combattimento totale, un Saiyan che accumula energia per il suo scontro decisivo contro la vostra caviglia. Ma andiamo più a fondo, perché questa luce li rende anche più irrequieti, a tratti quasi aggressivi o selvaggi. C'è un legame profondo tra la fisica della Terra e la neurologia felina. Molti biologi comportamentali hanno studiato i pattern di caccia, scoprendo che attività ed eccitazione subiscono un picco durante il plenilunio. Il gatto domestico nel suo DNA è rimasto quasi identico al Felis libica, il gatto selvatico africano. Per millenni la luna piena è stata il momento perfetto per le battute di caccia nella savana. Nelle notti di luna la pressione atmosferica e i cicli di luce influenzano melatonina e dopamina nel cervello del gatto. C'è una vera e propria marea biologica interna. Nelle storie sui lupi mannari c'è un fondo di verità biologica legata all'eccitazione del predatore e il gatto non fa eccezione. Durante queste notti la sottile linea di civilizzazione domestica che avete costruito a suon di croccantini e grattini sotto il mento si dissolve. Il salotto scompare e il tappeto diventa la steppa. Voi siete solo dei grossi figuranti nel loro territorio. Lo stesso principio dell'Ozaru, la perdita temporanea della razionalità domestica a favore del ritorno alle origini barbariche. Nel manga lo scimmione non ragiona e distrugge l'ambiente perché è sopraffatto dal potere primordiale. Quando il vostro gatto decide di distruggere quella pianta sul mobile proprio durante la luna piena, sta rispondendo allo stesso identico codice genetico millenario. È l'istinto ancestrale che urla: sei un predatore, riprenditi il tuo regno. E ora arriviamo alla parte più incredibile. Il parallelismo definitivo tra l'anatomia felina e i guerrieri di Dragon Ball, la coda. Nel capolavoro di Toriyama, la coda è il punto debole originario dei Saiyan e se la stringi il guerriero perde le forze. Nel gatto la coda non è un semplice accessorio estetico per fare cenni quando è arrabbiato. È un capolavoro di bioingegneria contenente dalle 18 alle 23 vertebre flessibilissime e una rete di muscoli e terminazioni nervose.
Avete presente quando i gatti fanno quei salti che sembrano violare le leggi della fisica saltando da una mensola all'altra? Questo miracolo è possibile grazie al loro giroscopio biologico regolato dall'apparato vestibolare nell'orecchio interno che lavora con la coda. Durante il volo la coda agisce come un timone o il contrappeso di una gru girando in senso opposto al corpo per bilanciare il momento angolare. Provate a disturbare un gatto toccandogli o stringendogli la coda mentre è in movimento e lo manderete in tilt istantaneo. La coda è il loro sensore di potere che, unito all'eccitazione della luna piena, li trasforma in guerrieri Z capaci di saltare 3 volte la loro altezza. Abbiamo scoperto che la magia, l'energia primordiale e la forza dei Saiyan sono scritte direttamente nel DNA del piccolo felino che dorme sul vostro letto. La scienza e l'immaginazione non sono mai state così vicine. Lasciate un commento e raccontatemi se avete mai visto comportamenti folli o agguati ninja del vostro gatto durante le notti di luna piena.